Buongiorno, ancora una volta vi parlo di scambiatori di calore a piastre e voglio tornare su un argomento interessante che è quello delle applicazioni nel campo oleodinamico. Come ho già accennato in un precedente video, gli scambiatori di calore a piastre stanno trovando largo impiego nelle applicazioni oleodinamiche. In sostanza abbiamo la necessità di mantenere costante la temperatura dell'olio che esercita un lavoro negli azionamenti delle macchine operatrici. Come dicevo nel precedente video, ci sono dei vantaggi termodinamici nell'impiego di scambiatori di calore a piastre rispetto ai classici scambiatori a fascio tubiero. Ci sono poi una serie di vantaggi anche di tipo meccanico, proprio a livello di layout e di installazione, che favoriscono l'impiego di questa tipologia di scambiatori. Come ben sappiamo, le dimensioni di uno scambiatore di calore a piastre sono decisamente più compatte rispetto alle dimensioni di uno scambiatore a fascio tubiero a pari condizioni termiche. Questo ovviamente influisce sulla dimensione delle centraline idrauliche, di conseguenza possono essere più piccole, più compatte. Fin qua potrebbe essere interessante, ma su una macchina operatrice di grosse dimensioni relativamente. Un altro grosso vantaggio è quello di avere tutti i 4 attacchi, i 2 dell'acqua e i 2 dell'olio, sullo stesso lato, sviluppando poi la profondità dello scambiatore in funzione della potenza. Questo consente ai costruttori di macchine, ad esempio, di fare una standardizzazione, ovvero adottare uno standard di layout di un tipo di scambiatore per un certo schema termico e in funzione della potenza delle pompe che andranno ad installare, aumentare o diminuire il numero di piastre senza andare a toccare quello che è il layout delle tubazioni. Anche in caso di manutenzione o sostituzione, evidentemente è tutto più facile. Io posso staccare i 4 tubi dallo stesso lato, estrarre lo scambiatore, infilare lo scambiatore nuovo e il gioco è fatto. Se poi andiamo su centrali idrauliche di grosse dimensioni, dove si passa necessariamente dallo scambiatore saldobrasato allo scambiatore ispezionabile, questo vantaggio è ancora più evidente, perché ci consente, peraltro, di poter riparare ad eventuali errori di progettazione, ad eventuali incrementi di potenza, perché come tutti sappiamo uno scambiatore ispezionabile è facilmente incrementabile. Possiamo aumentare il numero delle piastre senza modificare il layout delle tubazioni. Immaginatevi un problema simile affrontato con uno scambiatore a fascio tubiero, costringe il costruttore o l'impiantista a dover rivedere tutto il layout delle tubazioni perché lo scambiatore inevitabilmente sarà più lungo, più grande, cambierà il mantello, in sostanza deve rivedere tutta la parte idraulica. Sono vantaggi non da poco, che secondo me vanno tenuti in considerazione. Buona giornata!